Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? 2 piccole settimane di assenza che purtroppo per motivi lavorativi non mi hanno permesso di poter registrare nuovi video. Sono state 2 settimane molto intense, però ragazzi nel frattempo diciamo che è servito perché ho preparato per voi alcuni contenuti molto interessanti che poi usciranno insomma nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Partiamo da quello di oggi, che è un video molto interessante dove andremo ad analizzare un modulo veramente formidabile. Ve lo faccio vedere tra poco. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, 2 piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. E inoltre su Gamivo abbiamo diritto anche al codice sconto, grazie praticamente al codice appunto che trovate inizio video. E vi ricordo anche dell'abbonamento. Ormai già da un po' di tempo è attivo praticamente la possibilità di abbonarsi al nostro canale per supportarci, quindi sarei molto grato se lo fate appunto in modo tale da supportare la community e avere diciamo dei contenuti in esclusiva soltanto per voi. Quindi ragazzi procediamo invece con il nostro video. Eccolo qui ragazzi, questo è il modulo, un modulo con difesa 5. Voi mi direte sì ma magari con la difesa 5 sono troppo chiuso dietro. No ragazzi, perché comunque è un modulo, come potete vedere, partendo appunto dalla difesa, che ha 2 terzini offensivi, o meglio un offensivo e un mattatore, 3 punte perché una seconda punta e 2 punte, e quindi si crea molta confusione in fase di attacco, e soprattutto c'è anche il supporto comunque del centrocampo di Ronaldinho e di Vieira. Partiamo quindi ragazzi dal portiere. Io utilizzo Cech ormai già da un po' di tempo, voi potete utilizzare anche un portiere offensivo se chiaramente non avete lui. Io preferisco gli offensivi e difensivi, però lui ragazzi secondo me ha delle statistiche superiori agli altri, quindi però ci sono dei portieri molto interessanti diciamo in giro. Nesta, Beckenbauer, Costa Curta, 3 stili diversi ragazzi, anche se io Costa Curta l'ho maxato principalmente da difensore e meno da terzino, però comunque ragazzi è un giocatore veramente forte, grande velocità, ottima difesa. Beckenbauer idem, quindi anche lui deve essere bello veloce. Questo Beckenbauer ragazzi tra l'altro l'ho vinto in maniera gratuita, quindi è stato molto fortunato. Uno sviluppo e un incontrista. Nesta secondo me è uno dei più forti del gioco, veramente top come carta, una discreta velocità anche lui, forse dei 3 è quello un pelino più lento, però comunque ragazzi è dappertutto, quindi veramente forte. Poi a destra scusatemi Cancelo, terzino mattatore, ma se volete potete fare anche l'incontrario, cioè metterlo a sinistra e a destra invece un terzino offensivo, con una buona difesa, un'ottima velocità, un bel passaggio, quindi bravo tecnicamente. Questo Cucurella che è uscito praticamente questi giorni, cioè nel pack della Spagna, che mi ha stupito ragazzi, non lo credevo così forte. L'ho voluto testare perché l'ho vinto e quindi mi andava di provarlo, e mi ha sorpreso ragazzi, perché comunque è un bel terzino, spinge, crossa bene, ha una buona tecnica, quindi ci sta. Mediano, allora ragazzi qui possiamo aprire diciamo un capitolo, perché possiamo utilizzare sia un incontrista sia un collante, fanno bene diciamo entrambi. Io utilizzo incontrista Vieira perché secondo me è il mediano più forte del gioco, con però la passiva diciamo disattivata perché gli do il difensivo, quindi lo faccio rimanere lì in posizione proprio mediana e mi riconquista un sacco di palloni. Se chiaramente non avete Vieira va bene anche un Kanté, se avete Makelele, Davids, chiaramente altre leggende, è ovvio che sono fortissime anche loro, però come carte base ad esempio va bene anche un Fabinho base, comunque io l'ho usato per tanto tempo, va bene. L'importante ragazzi è che abbia un minimo di velocità. Vi dico Fabinho ad esempio, non magari un Casemiro, perché Casemiro è molto forte però è molto lento, almeno per il mio modo di giocare, quindi vedete insomma un pochino voi. Comunque l'importante è che abbia una buona difesa e una buona velocità, e chiaramente essendo un centrocampista anche dei piedi discreti, perché altrimenti le azioni non ripartono mai.
Poi ragazzi, un trequartista, io utilizzo un regista creativo, però sto provando anche il giocatore chiave, funzionano entrambi. Ronaldinho, questo Ronaldinho ragazzi è fortissimo, io l'ho maxato in questa maniera, una grande tecnica, una buona velocità e ottima accelerazione, quindi è importante che appunto faccia dei buoni passaggi. Lui diciamo con il mediano sono coloro che poi mandano in porta gli attaccanti, quindi è importante che siano buoni con i piedi. Questo Messi ragazzi taglia al centro da seconda punta, è micidiale perché si inserisce in una maniera incredibile e poi essendo ragazzi velocissimo è difficile da controllare, da prendere per la difesa avversaria. E se non avete questo Messi va bene anche un altro Messi, chiaramente con carta diversa sarà il regista creativo, che ci può stare. Io stavo provando anche il regista creativo in questa posizione, comunque funziona abbastanza bene. Oppure possiamo magari scombinare un po' la situazione, metterci magari un attaccante di rientro o un senza palla, provate voi. Io diciamo vi consiglio comunque, magari se non mettete questo Messi taglia al centro, di utilizzarlo quello regista creativo. E poi due opportunisti ragazzi in avanti. Shevchenko non c'è appunto da parlare perché è la carta appunto che è fortissima, e utilizzo poi vicino a Mbappé, che non è una leggenda ma è come che lo fosse, perché ragazzi è incredibile, questo Mbappé è veramente, veramente forte, un'ottima velocità. Due opportunisti ragazzi perché si devono buttare in avanti, devono andare proprio dritti a fare gol. Va bene anche rapace d'aria, da poco è uscito Romario che mi piacerebbe tantissimo avere, però preferisco in questo momento non spendere soldi e quindi utilizzo loro che invece ho già, però ripeto, può essere una carta molto molto interessante anche quel Romario. Vi faccio vedere in panchina chi mi porto ragazzi. Mi porto Albert Ferrer, che l'ho maxato da DC più che da terzino, molto molto valido perché comunque è molto veloce, quindi non è altissimo, ok, però comunque si fa rispettare. Araujo ragazzi, dei contratti mirati, no scusatemi, non è dei contratti mirati, questo è quello del pool che c'è appunto delle nazionali, molto molto forte, è un incontrista, il cambio di Nesta diciamo lui, comunque mi dà molte garanzie in fase difensiva. De Paul e Gilberto Silva, vi dicevo appunto ragazzi, funziona anche il collante, quindi io mi porto lui. De Paul trequartista o barra seconda punta, anche se lo preferisco da trequartista. Modric idem. Kvaratskhelia ragazzi invece io lo utilizzo, me lo sto portando perché lo sto utilizzando da esterno, nel senso che sposto Messi o a destra o a sinistra in base anche un po' come ha messo l'avversario in campo. E questo Kvaratskhelia, perdonatemi se a volte non lo pronuncio benissimo, è veramente veramente forte. Questo l'ho vinto praticamente nei player della Lega diciamo italiana, quindi è veramente veramente forte ragazzi. Se potete provatelo perché è micidiale, un bel dribbling, un bel tiro, un'ottima velocità. Modric ragazzi me lo porto come trequartista, Kanté come mediano in alternativa a Gilberto Silva. Bellingham ragazzi, Bellingham è micidiale, dei player of the week, è fortissimo, non so se è una delle versioni più forti di Bellingham uscita, però comunque fa il suo molto molto bene, riconquista palla, fa ripartire, c'è un bel tiro, molto veloce, quindi comunque ragazzi molto molto interessante. Laurentié ragazzi, lo stesso discorso, io lo uso anche da SP, anche se perde un pochino di overall, oppure da esterno perché comunque me lo porto per le fasce, quella decidessimo che è di cambiare stile. Vinicius Junior opportunista, il solito discorso di prima, le punte veloci devono buttarsi in avanti. Haaland, se decido di giocare con qualche cross sicuramente è un ottimo attaccante. E questo Havertz ragazzi, attaccante di rientro, io ho preso lui dei giocatori dell'Arsenal che stavano regalando praticamente con la partita dell'evento e l'ho maxato in questa maniera. Per il momento vedrò se lasciarlo così o fargli magari un'altra build. È interessante, anche se devo essere sincero, forse mi aspettavo qualcosina di meglio. Sì, sotto porta è molto interessante perché c'ha il booster sul tiro, quindi comunque è un istinto del gol, insomma è una bella carta, però ragazzi sinceramente mi aspettavo qualcosina in meglio. Adesso voglio provarlo infatti con questa nuova build che gli ho fatto,
e se no vedrò magari di modificarlo ancora. E niente, quindi ragazzi, questa è la squadra, vi faccio vedere al volo le istruzioni. Difensivo su Costa Curta, vabbè, che glielo do, ma potrei anche non darglielo, ho detto sinceramente. Il difensivo su il mediano invece è importantissimo, perché se non è collante rischia che vada in giro per il campo, e il contropiede sulle due punte, ragazzi. Quindi fondamentalmente partite da qui: difensivo sul mediano, contropiede sulle due punte, semplicissimo, e gira molto molto bene. Con contropiede veloce funziona anche col contrattacco, però ragazzi vi consiglio di più col contropiede, perché comunque a me piace che la difesa sia alta, che riconquista palla alta, diciamo, e quindi riparte subito. Fatemi sapere ragazzi che ne pensate nei commenti. Io vi saluto e vi ringrazio. Dal vostro Luca Talano è tutto, alla prossima, ciao.